Ciao a tutti e bentornati! È ancora Natale, come potete vedere dal mio bellissimo maglione natalizio, che metto fino a marzo in realtà. Sono qui con il mio bell'alberello e il camino acceso perché fa molto freddo. E visto che siamo ancora intorno al periodo natalizio, ho pensato di fare un piccolo quiz per vedere se conoscete tutte le parole del Natale, tutte le espressioni che gli italiani dicono intorno al periodo di Natale. Ho trovato questo quiz su un fantastico sito che vi consiglio e di cui vi darò il link nella descrizione del video, perché ci sono tantissimi file e documenti utilissimi. Allora, iniziamo con il nostro quiz. Quale piatto tipico si mangia il 31 dicembre in Italia? Conoscete questo piatto? Questo è il piatto delle lenticchie e cotechino. È una tradizione che credo esista in tutta Italia e di solito lenticchie e cotechino... buongiorno. Ok. Di solito lenticchie e cotechino si mangia a mezzanotte, quindi gli italiani fanno una festa, una cena durante la serata e a mezzanotte, quando si festeggia, si fanno gli auguri, si guardano i fuochi d'artificio, poi si mangia lenticchie e cotechino. Se hai ancora fame, ma gli italiani non smettono mai di mangiare, quindi sì, si mangia lenticchie e cotechino a mezzanotte. Seconda domanda: come si chiama la festa che cade il 6 gennaio? Penso che tutti la conoscete come Epifania, ma in Italia viene anche chiamata festa della Befana. Perché? Perché il 6 gennaio si dice che sia la Befana a portare i dolci ai bambini. La Befana è una vecchia signora, una vecchia strega, che vola con la sua scopa e porta i dolci, le caramelle ai bambini buoni e il carbone ai bambini cattivi. Scusa se non mi interrompi. Terza domanda. Durante le feste di Natale, di solito gli italiani sono a casa dal lavoro o dalla scuola per circa una settimana e durante questa settimana è una tradizione andare in montagna, a sciare, a stare in mezzo alla neve. Ma come si chiama questo tipo di vacanza? Lo sapete? È chiamata la settimana bianca, quindi non una grandissima fantasia, però la settimana bianca, e di solito si passa sulle montagne, sulle Alpi, sulle Dolomiti a sciare e a rilassarsi, insomma. E piccola curiosità, voi sapete qual è il monte più alto in Italia? Molto facile, il Monte Bianco. Quarta domanda: conoscete questo tipo di pasta? Questo tipo di piatto? Si chiamano tortellini. I tortellini in brodo sono un piatto tradizionale che si mangia a Natale. Ora, non tutte le famiglie mangiano questo piatto a Natale, quindi le tradizioni natalizie sono in realtà diverse da famiglia in tutta Italia. Ma nella mia famiglia è un piatto tradizionale mangiare i ravioli o i tortellini fatti in casa o in brodo o con per esempio burro e salvia. È il nome del dolce più tipico di Natale. Molto facile, sicuramente lo avete già sentito, lo avete già visto, ed è il panettone. Il panettone è il dolce tipico di Natale per eccellenza e è tipico di Milano, quindi vicino a dove abito io. Il panettone, di solito, il panettone tradizionale, contiene uvetta e canditi.
io lo amo, è il mio dolce preferito, il mio dolce di Natale preferito, e amo tantissimo quello classico. Ma c'è anche un altro dolce che è tipico di Natale ed è molto molto simile al panettone. Si chiama pandoro ed è diverso dal panettone perché è semplicemente questa pasta di pane dolce, come un croissant, come una brioche, liscio, senza niente al suo interno. E in Italia c'è una guerra, c'è una battaglia tra chi ama il panettone, chi ama il pandoro, chi vuole l'uno, chi vuole l'altro. È una vera e propria battaglia e le persone discutono molto a lungo per scegliere quale sia il migliore. E voi li avete assaggiati tutti e due? Quale preferite? Fatemelo sapere, sono molto curiosa. Conoscete questo dolce? È anche questo un dolce tipico e si chiama torrone. È un dolce abbastanza, può essere molto duro, può essere un po' più morbido. Non ne vado pazza in realtà perché o ti spacca i denti o rimane tutto appiccicato ai denti. Non fa per me. Domanda numero 7. Perché c'è un'immagine di Intimo Rosso? Lo sapete? Una tradizione un po' particolare che non viene seguita da tutte le persone in Italia è che a Capodanno bisognerebbe indossare l'intimo rosso. Perché? Perché si dice che porti fortuna. Ora, fortuna in cosa esattamente lo lascio all'immaginazione, ma si dice che l'intimo rosso a Capodanno porti fortuna. Del pandoro abbiamo già parlato, aggiungerò solo che è tipico della città di Verona, quindi il panettone di Milano, il pandoro di Verona. E infine, l'ultima domanda, chi porta i regali a Natale? Conoscete il suo nome? È proprio Babbo Natale, che lascia i regali sotto l'albero passando attraverso il camino. Questo è il sito che ho utilizzato, dove ho trovato il quiz che abbiamo fatto insieme oggi. Si chiama Italiano per Stranieri, qui in alto vedete anche il nome completo, di cui metterò il link nella descrizione del video. E ci sono tantissimi documenti, tantissimi materiali, anche per la grammatica, materiali didattici, divisi per livello, quindi più avanzato, principianti, potete sceglierli da questa tendina. E per esempio il file di oggi è chiamato il tris di Natale, quindi basta che lo cerchiate qui e apriate questo link e qua sotto trovate il file. Basta che lo cliccate per scaricare il file e è proprio questo qui, quindi trovate queste immagini, è un gioco, quindi in alto ci sono le immagini, la spiegazione del gioco e sotto le domande con le risposte evidenziate. Grazie per aver guardato questo video, fatemi sapere nei commenti quante ne conoscevate, quante ne avete indovinate e alla prossima, ciao!